Ogni tanto c'è qualche buca che se cai dentro ci lasci mezza moto. Eccone una. E sa che sta uscendo il sole, guarda, si intravede tra le piante. 8 km a Puerto Guadal, ci siamo quasi. Dovrebbe essere qui a sinistra. Eccola qua. Y con lluvia, sì. La moto. No ve muchas motos. No ve mucho. A la vista di Francesco. Non può entrare. Poi la tenerona la mettiamo di fianco alla casina, la copriamo. Piccolina ma super carina. Sedia con pelo di pecora. Sei la moglie migliore del mondo. Ragazzi, buongiorno, come state? Spero tutto bene. Ci chiedete molto spesso nei commenti di condividere, oltre al viaggio in moto, anche la vita quotidiana. Oggi vi portiamo un po' con noi. Questa è la nostra casina per 4 notti qua a Puerto Guadal. L'avete visto nel video precedente, siamo arrivati ieri sera con la pioggia, meteo pazzesco. Questa mattina, per miracolo, c'è il sole. Non possiamo essere troppo ospitali col gattino che gira continuamente intorno alla nostra casa, perché la proprietaria ci ha detto: no, non fatelo restare perché ruba cibo, è una ladrona, va dappertutto e soprattutto fa pipì, quindi non lasciatela in casa. Ci vedete un po' bruschi, però non possiamo fare altro. Altrimenti ci piacciono tantissimo gli animali, soprattutto i perro che si trovano qua in Sud America. Ora andiamo a fare la spesa, perché ieri abbiamo preso l'essenziale giusto per una serata, oggi dobbiamo fare scorte per almeno altri 3 giorni, quindi vi portiamo con noi. Tenerona parcheggiata di fianco alla casina, quindi anche all'ombra, ma poi solito telo verrà coperta. Cancello da Hollywood. No, cancello da ranch o rancio in Sud America. Come detto, ci troviamo a Puerto Guadal, paesino che potrebbe essere paragonato alla metropoli tipo Mosca e Istanbul. Ieri arrivando ci siamo resi conto che ci troviamo, tra virgolette, in culo al mondo. No, ci troviamo in un posto estremamente isolato. Siamo del resto nella regione dell'Aysén, che è stata per tantissimo tempo isolata. Si poteva raggiungere solo sfruttando le strade argentine, perché non c'erano strade in Cile che portavano a raggiungerla. Questo è avvenuto, cioè le strade sono state costruite solo grazie alla via della Carretera Austral, che è stata voluta da Pinochet proprio per mettere questa regione in comunicazione con le altre e fare uscire questa parte di paese dall'isolamento più completo. Le strade sono una e è la Carretera Austral, famosissima tra i cicloviaggiatori, motoviaggiatori, gli overlander, de todo. Intanto questo è l'ambiente intorno casa. C'è da dire che stamattina io ho avuto un risveglio molto familiare, cioè il risveglio del nitrito dei cavalli. La casa dei miei è vicinissima all'ippodromo di Corridonia e questo rumore del nitrito dei cavalli era frequentissimo, soprattutto d'estate, quando si svolgevano appunto le corse al galoppo dei cavalli. Quindi per me è stato abbastanza familiare. Io invece, che come sempre mi sveglio molto prima di Sara, sono stato svegliato dal rumore dei galli. Vi dobbiamo raccontare anche una cosa grave che è capitata in dogana, alla dogana cilena, ma ve lo racconteremo poi. Vi anticipo che Sara stava quasi per essere sequestrata, poi sono intervenuto, l'ho liberata, diciamo così. Più o meno. Situazione perro, galline, i perro che si arrabbiano perché le galline sono libere, i perro sui pick up. Questa è la situazione. Noi come sempre lasciamo la moto in struttura e si cammina, si cerca anche di stare un po' in forma. Galline ovunque. Può far strano, ma a noi questo contesto, questa situazione, questi panorami, poter camminare tranquillamente in posti sperduti piace tantissimo. Le galline libere c'erano sempre a casa dei miei, ma non nella casa dei miei, nella casa della nonna di una mia amica che lasciava le galline libere nel cortile. Però quando eravamo bambine era normale, niente, era strano, dovevamo far solo gincana tra i bisogni delle galline, questo me lo ricordo bene, ma a metà, alla fine degli anni 80, tutto questo nell'Italia di quegli anni, nel centro Italia, nelle province, sembrava normale. Forse tutto questo ci piace proprio perché ci fa tornare un po' bambini, ci fa un po' rivivere l'infanzia di quando avevamo 5, 6, 10 anni. Sullo sfondo la cordigliera con i ghiacciai. Per arrivare qua, come detto, c'è solo ripio, quindi strada sterrata, infatti
Gomme bucate dei coche, dei camion, delle moto sono all'ordine del giorno, quindi anche qua speriamo bene. Oggi 7 marzo, nonostante la latitudine, perché siamo ancora molto a sud, con questo sole si sta veramente bene. Saremo intorno ai 15-16 gradi, ci vedete con il piumino, ma sotto al piumino ho solo la classica maglia Outlast della Rucca a manica lunga. Queste sono le griglie lungo la carreggiata. Guardate la ruta in fondo, sembra un trampolino di lancio per la cordigliera. Che spettacolo, la natura libera. Non so di che animale uccello si tratti, comunque ha un becco lunghissimo. Soliti cartelli che indicano le distanze. Ci troviamo a 1684 km da Ushuaia. Piazza con giardini pubblici super curati. Hanno la fissa dell'erba tagliata sempre, tutti i giorni. Perro ovunque che giocano. E questo è bellissimo, guardate. Ehi! Ma di questa mattina la cosa che più mi piace, che più mi affascina, che più mi rende felice è che dopo 2 mesi di Patagonia il vento ha iniziato a soffiare piano, come siamo abituati a casa. Questa mattina saranno 15-20 km/h. Altra cosa bellissima, le macchine, ne sono ovviamente pochissime, ma tutte le persone all'interno delle macchine quando ti vedono ti salutano. Qua in fondo ci dovrebbe essere supermercato Plaza. Hola. Hola. Un cicloviaggiatore. I look out across the water, I smell the sun, I feel the breeze, but in my heart I hear the calling of my old home, Tennessee. Appena usciti dal supermercato, come sempre non ve l'abbiamo potuto far vedere dentro perché c'è la musica e poi mi chiude il canale. Comunque questo è il contesto. Io carico con la busta e Sara Con acqua e frutta e verdura. Però ragazzi, c'è una cosa positiva, che abbiamo trovato il caffè macinato possibile da fare, proprio specificato con la moka italiana. È una conquista, non sapete quanto grande. Poi come arriviamo nella nostra cabagnas vi faremo vedere tutto perché è molto interessante, in quanto qua in Cile i prezzi sono altissimi. Ora la ricerca di una panaderia, poi per la carniceria, quindi per la carne domani a mañana. Ogni tanto ci buttiamo là qualche parola in spagnolo così lo impariamo insieme. D'altronde le fondamenta di questo canale è proprio condividere per cercare di capire, di conoscere il mondo e appunto di apprendere qualcosa. Noi siamo i primi che dobbiamo imparare, cerchiamo di farlo strada facendo e di condividerlo nella maniera migliore, perlomeno ci proviamo. Ecco il muletto di Sara. Se venite da queste parti, cabañas ovunque. Bomberos, edificio nuovo di zecca o quasi. Praticamente siamo solo noi e qualche perro. Una banalità che rispolvera un po' i miei studi da geometra. Ho fatto caso che questo paesino, per quanto appunto sperduto, ha un sistema fognario. In molti paesini dell'Argentina non c'erano fogne, quindi in caso di pioggia le strade si allagavano facilmente. Arrivati a casa, i soliti animali che ci aspettano. Hola! Fusa a gogo. Tutti gli animali che abbiamo incontrato qua in Sud America sembrano amici da una vita. Ora sistemiamo un po' le cosine, vi facciamo vedere al volo quanto costa la vita qua. Sara cucina, io copro la tenerona per questi 4 giorni, poi iniziamo a trabagare. Questa è la nostra semplicità, la nostra quotidianità. Il gattone si è proprio allargato con Sara. Ecco, Addirittura. posizione proprio. Senti le fusa. Sbirbante. Gattara. Borsa scaricata. Ecco qua. Questa è la nostra spesa. E diciamo subito che 1000 pesos cileni valgono 1,18 euro. I prezzi che vi andremo a dire adesso saranno arrotondati per difetto, quindi la situazione sarà più grave rispetto a quella che vi andiamo a dire per non fare troppi calcoli mentre vi parliamo. Un chilo di riso, 2150 pesos cileni, circa 2,50 euro. Jamón acaramelado, tipo prosciutto cotto, 7900 pesos cileni al chilo,
9,50 euro. Queso, formaggio 13.700 pesos, circa 16 euro al chilo. Cereali 450 grammi, 2.600 pesos, circa 3 euro. 100 grammi di frutta secca, 1.800 pesos, circa 2 euro. Piselli in scatola 310 grammi, 900 pesos, circa 1 euro. 1 chilo di frijoles secos, fagioli secchi, 2.300 pesos, circa 2,50 euro. 160 grammi di tonno in scatola, 1.800 pesos, circa 2 euro. Caffè macinato, ce lo siamo regalati, valido anche per la moka italiana, 5.650 pesos, circa 6,20 euro, ma era il più economico. 250 grammi. In Argentina non si trovava. Per la colazione pan carré blanco, 2.600 pesos cileni, 400 grammi, circa 3 euro. Succo d'arancia concentrato, quasi 1 litro, 2.000 pesos, circa 2,40 euro. 400 grammi di biscotti che ci servono anche per i nostri spostamenti, 2.650 pesos, circa 3 euro. 2 confezioni di filo interdentale 25 metri, la metà di quello che troviamo in Italia, 4.600 pesos cileni, circa 5,50 euro. Un regalo che ogni tanto ci concediamo, birra Quilmes, stavolta argentina, 473 cc, 900 pesos cileni, circa 1 euro. 2 rotoli di carta Scottex, di cui uno già messo in funzione, circa 3 euro. Acqua sin gas, l'assurdità. 1,6 litri, circa 1,50 euro. Per questo siamo passati al boccione da 6,5 litri, 4,50 euro. Acqua Benedictino, è un'acqua prodotta dalla Coca-Cola. Frutta e verdura, prezzo al chilo. Mela rossa, 1,50 euro. Durazno, pesca, 1,50 euro. Banane, 2,50 euro. Zanahoria, carote, 50 centesimi. Tomate, pomodori, 1,50 euro. Papa, patata, 70 centesimi. Dopo questa veloce carrellata, dalla quale si può rilevare un costo della vita elevato, per certi aspetti più elevato dell'Italia, poi ci faremo anche un video dedicato per quanto riguarda il costo dell'Argentina, perché è totalmente diverso rispetto al Cile. Ora la cocinera Sara inizia a cucinare, io inizio a scaricare i file per montare un nuovo video, cioè un video come questo che state vedendo. Sono già ai fornelli. Nel pomeriggio mi aspetterà la stesura del mio nuovo libro, che chiaramente tutti voi acquisterete. Nel pomeriggio inoltre Sara dovrà farmi tornare normale, tra virgolette. Questa è la versione orso, barba lunga, capelli lunghi. Sara si trasformerà da cocinera a peluchera. Rimane da raccontarvi la nostra complicata avventura all'ingresso in dogana cilena. Sara stava per essere sequestrata, poi sono intervenuto io, cavaliere con il mantello, si fa per dire. Ma questo ve lo racconteremo la prossima volta. Quello che vi abbiamo appena raccontato è la nostra quotidianità quando non andiamo in moto. A volte è difficile, per qualcuno può sembrare addirittura assurdo, ma per noi affrontare queste strade e vivere questi posti sperduti, conoscere gente, è pura vita e libertà. Poi, se voi volete acquistare anche queste magliette con il nostro logo, trovate il link in descrizione del video con il nostro negozio online. Ciao ragazzi! E per finire 500 ml di olio extravergine di oliva, la vera difficoltà di questo viaggio, 7.860 pesos cileni, circa 9 euro. Questo è per me. Certo. La cocinera sudamericana. Fumante, penne, piselli, prosciutto e formaggio. Carote anche. Ovviamente porzioni adeguate. Questa è la mia mano. E oggi avremo pure il caffè. Di nuovo il caffè. Con la moka portata da casa. Ciao ragazzi. Baby, for love, oh, for love we're going Andiamo alla cinta. for. Be the C'è un hearts bagnetto. of the child, love. Peluchera.